prima parlavo di creatività scientifica, c'è poi una creatività pseudoscientifica alla quale si riferiva anche Marco, quella delle fake news. È interessante notare come anche in questo periodo di grande sofferenza c'è qualcuno che si diverte, che proprio non può fare a meno di creare false notizie, e in effetti una narrazione ci sarebbe da guardare. Marco diceva che in effetti non sappiamo bene dove rivolgerci per sapere cos'è più vero. La scienza non è verità assoluta, la scienza è la cosa più vera in qualsiasi periodo storico, in qualsiasi periodo storico ci collochiamo. In questo momento, se vuoi delle informazioni vere, devi rivolgerti all'Istituto Superiore di Sanità, devi rivolgerti al governo, che non può che pubblicare non fake news ma quello che la scienza sta suggerendo di pubblicare. Tutte le altre notizie che girano sono sì creative, ma sono frutto di una consapevolezza non scientifica, sociale. Sanno che premendo un certo bottone si avvia la capacità di credere delle persone, la tendenza a credere delle persone, la paura, eccetera eccetera. Ma non è una consapevolezza scientifica, non è creatività scientifica, è una creatività tout court che però viene usata a fini oscuri, quasi si trattasse di un grande frattale nel quale tutto si ripete ad altre scale. Allora abbiamo il virus che aggredisce le nostre cellule, ma alla fin fine abbiamo anche le fake news che aggrediscono la cellula della società allo stesso identico modo, no? E quindi in qualche modo la società ha una febbre e deve superare questa febbre. Però comunque il riferimento c'è, la medicina è sapere quali sono le informazioni giuste e poi trovarle. Quelle, non dico quelle in assoluto migliori, ancora non abbiamo capito niente di sto virus, però quello che abbiamo capito te lo dice l'Istituto Superiore di Sanità, non te lo dice la fake news che gira su WhatsApp. Ma questo è ovvio, io stavo esattamente dicendo questo. Due narrazioni però esistono, le fake non sono affatto dei giochi, sono delle cose molto mirate che hanno una strategia precisa e che hanno degli scopi. Assolutamente. Il fatto che esistano vuol dire che dobbiamo prenderle in considerazione. O forse dobbiamo ignorarle, forse sarebbe meglio, perché vanno ad incrementare il rumore. È difficile districarsi dal rumore quando il segnale è già debole di suo. Devi ignorare la realtà che ti ritorna, tu la metti fuori dalla finestra, ti ritorna dentro la porta insieme a sterminati milioni di persone. Non ignoro la realtà, ignoro quella fetta di realtà che crea rumore. Quando ho una trasmissione telefonica come questa che è disturbata, sto cercando di concentrarmi su quello che dici, ma non mi concentro sul rumore, ricostruisco le tue parole, non i tuoi silenzi. Non tener conto del fatto che il mondo sia, come dire, governato anche dalle fake news, comunque da una... Purtroppo. Non tenerne conto ci fa fare degli errori. Bisogna sapere delle cose, bisogna sempre essere molto consapevoli. Questo è il punto. Poi ha delle risposte, ce le ha alle volte molto contraddittorie, come in questo caso per esempio. Io ho un suggerimento, ho un input che vi lancio, che è quello che fa Iago nel suo comportamento artistico, no? Iago credo che sia una delle persone che abbia una vita digitale tra le più intense di tutte. Cioè, basta stare sul suo Instagram e vi racconta con grande naturalezza tutto quello che succede, quindi fate veramente compagnia a lui. Questo io credo che lui lo faccia, adesso Iago mi dirai se è vero o no, per garantire la trasparenza di quello che si vede. Perché l'unica forza che noi possiamo avere contro delle costruzioni di fake news è semplicemente mostrarci. Se noi ci mostriamo in tutto quello che facciamo per come siamo, è difficile poi costruire tante sciocchezze sopra, no? Guarda, qualche anno fa, a parte che mi facevate ragionare sul fatto che l'arte contemporanea, con l'arte contemporanea è nata, poi tutta l'arte contemporanea, però questa è un'altra questione, però diciamo, se fosse una corrente artistica, l'arte contemporanea, come si tende a voler fare intendere, è nato anche la figura del curatore, cioè, ma perché se c'è qualcosa che sta male effettivamente, quindi c'è bisogno di uno che ti mette la mano in testa, che te la cura, ecco, quindi è nata anche questa cosa. Comunque, a parte questa cosa che mi veniva in mente mentre parlavate, qual era la domanda? La domanda è se la trasparenza del tuo essere digitale ti ammazza queste costruzioni che distruggono il virus della comunicazione. Qualche anno fa facevo un video che
che si chiamava che raccontavo, che in questo video praticamente dicevo: lo sapevate che il 90% degli artisti contemporanei non realizza le proprie opere? Disastro, è successo un disastro. Non milioni di visualizzazioni, ma centinaia di migliaia di visualizzazioni. Si è rivoltato il mondo perché nell'immaginario collettivo nessuno poteva pensare che quando andavi in una fiera, in una mostra, quelle cose che vedevi non le aveva fatte l'artista. È proprio fatte. Cioè, le persone pensano che l'artista se la immagina, la sente e la fa. Invece no, non è così. Nessuno lo sa che gli artisti, no, le star dell'arte contemporanea non hanno la più pallida idea di come si fanno le cose. Le persone pensano che gli squali, quelli in Formal Day di Hirsch, li abbia fatti per telefono. Ha chiamato quello della Formal Day, ha chiamato il pescatore, ha chiamato quell'altro, l'ha fatti così. Cioè, così funziona. Io non funziono così, non me ne frega niente. Dato che sono lontano da quel metodo, da quel meccanismo, che è un meccanismo che cavalca questa contemporaneità fatta di produttori di oggetti, come dire, che hanno una funzione estetica, che devono essere venduti, perché c'è qualcuno che si occupa di te. Quel qualcuno che si occupa di te, che può essere un gallerista, deve fare un'applicazione per andare in una fiera, deve avere una poetica, quindi tu devi rientrare in quella poetica. Le cose che devi esporre non devono essere troppo pesanti, perché altrimenti non te le portano, perché costano di più e le devi vendere. Se vendi calzini verdi l'anno prima, l'anno dopo farai uguale. Cioè, comunque quello diventa un linguaggio. Infatti, se voi vedete gli artisti, se guardate la storia dell'arte, a un certo punto tutti gli artisti, dopo un grande periodo di ricerca, iniziano a fare la stessa cosa e dicono: perché lì hanno trovato il loro linguaggio? No, perché lì hanno iniziato a vendere. È così. Quindi io, diciamo, quando ho fatto questo video e ho detto: lo sapevate che gli artisti contemporanei non realizzano le proprie opere? Un disastro. Sono stato lapidato da quelli che per una vita chiaramente avevano studiato, intervistato questi grandi artisti, eccetera eccetera, e poi a me non me ne frega niente di quello che fanno, però volevo portare un fatto, no, sotto gli occhi di tutti, una modalità che veniva nascosta. E allora era stato divertente il fatto di istruire i ragazzi che mi seguivano, che adesso è un pubblico di 500.000, più o meno, e dire: quando andate in fiera, una mostra, al gallerista, a quello che ti vende l'opera, gli dovete chiedere non quanto costa, ma se l'ha fatta lui. Poi vedete la risposta. Là su cercano no, ma che non importa, no, è importante il pensiero, il concetto, come se nel fare le cose non ci sia un concetto. Cioè, Yo-Yo Ma che interpreta Bach, quello lì, no, è solo un automa così che sta là, capito? Cioè, nel fare le cose c'è un pensiero. Vabbè, comunque, a parte questa cosa qui, quindi secondo me è interessante, diciamo, ogni tanto tirar fuori un'altra verità. Nell'arte contemporanea è tutto un fake. Cioè, facciamo così: la conoscete la banana di Catalan? Certo. È un esempio interessante, perché al di là della cosa che a me può piacere, per esempio come operazione, che è interessante, cioè a me piace quello che genera, e la vedo anche come una scuola in qualche modo, perché a livello di comunicazione tutto quella reazione è preziosa, perché se io riesco a far tesoro di quel risultato ed applicarlo su qualcosa che magari ha anche non è effimero, tra virgolette, nel senso che si consuma nell'immediato ma dura nel tempo, tipo una grande opera monumentale, no? Una cosa del genere, e quel risultato è molto interessante. Quindi facciamo così: Canova ti scolpisce la banana di marmo, ok? Quello che cos'è? È un'opera d'arte che fa finta di essere una banana, perché questo fa l'arte, è una finzione. Canova fa l'arte che fa finta di essere una banana, lì c'è una banana che fa finta di essere arte. Questo è quello che succede. Ci ho provato ad essere chiaro, io sono più bravo con le mani.